Ciao a tutti, benvenuti su Mentitaro. Oggi voglio parlare del diario intuitivo e di come questo strumento possa aiutare a migliorare la connessione con la nostra intuizione. Innanzitutto, cos'è un diario intuitivo? Beh, è un quadernetto, un diario, per esempio questo, dove in generale si scrivono e si analizzano i messaggi che riceviamo intuitivamente. Oltre ad altre cose, come per esempio le sincronicità che si manifestano nella nostra vita. Poi più tardi nel video vi suggerisco una lista di sezioni che potete creare nel diario. Come aumenta la connessione con la nostra intuizione? Beh, innanzitutto ci aiuta a comprendere come riceviamo i messaggi intuitivi e farci caso. Perché molto spesso noi riceviamo dei messaggi intuitivi, però li ignoriamo perché appunto sono di solito di breve durata, sono semplicemente delle idee, dei suoni, delle immagini e soltanto alcuni di essi rimangono poi impressi perché così magari erano particolarmente forti o perché subito dopo abbiamo avuto certezza che il messaggio fosse veramente significativo per noi. Però ce ne sono tanti altri che sfuggono alla nostra attenzione. Invece, se impariamo a porre attenzione al messaggio intuitivo, anche quelli che magari ci sembrano inizialmente non ci sembrano messaggi intuitivi, poi però appunto piano piano riusciamo, scrivendo tutte le informazioni che canalizziamo, a capire quali effettivamente sono messaggi intuitivi e quali no, riusciamo a porre attenzione ad essi e riusciamo soprattutto a comprendere come riconoscere i messaggi intuitivi, perché i messaggi vengono canalizzati in ognuno di noi in modi diversi. Chi è più portato a ricevere delle immagini, chi ricevere dei suoni, chi riceve soprattutto sensazioni emotive, corporee, chi invece riceve dei messaggi attraverso dei pensieri. E siccome è una cosa molto soggettiva, è anche difficile standardizzarla, no? Quindi molto spesso noi pensiamo di non essere intuitivi semplicemente perché solitamente, per esempio, si considerano messaggi intuitivi soprattutto quelli, no, di chiaroveggenza, quindi immagini, eccetera. In realtà le intuizioni, i messaggi vengono in molti modi, per ognuno di noi in modo diverso. Quindi porre attenzione, scrivere quello che riceviamo e poi come questo corrisponda a quello che effettivamente si è verificato, oppure come questo effettivamente corrisponda a quello che ci dia comunque un'informazione utile per noi, per la nostra situazione, ci permette appunto di notare quanto effettivamente riceviamo messaggi intuitivi, ci permette di comprendere come li riceviamo, ci permette anche di comprendere la simbologia che riceviamo e cosa questi simboli significhino per noi. Quindi aumenta il nostro vocabolario simbolico e ci dà anche fiducia in noi stessi, nelle nostre capacità intuitive, perché cominciamo a riconoscere che effettivamente i messaggi intuitivi arrivano
anche se in maniera particolare per noi, diversa da come arrivano per gli altri. E ci permette anche di notare le sincronicità che appaiono nella nostra vita e a farci guidare da esse e dall'intuizione in generale. Quindi è uno strumento veramente importante per analizzare la nostra intuizione e per riconoscerla e per padroneggiarla. Quali sono le informazioni che si possono mettere in un diario intuitivo? Beh, per esempio, se meditiamo, possiamo prima della meditazione fare una domanda alla nostra intuizione e riportare dopo la meditazione qualsiasi tipo di messaggio, sensazione, emozione abbiamo canalizzato durante la meditazione. Possiamo creare una sezione per le nostre letture delle carte, che siano tarocchi, che siano oracoli, che siano sibille, anche letture con il pendolo, per esempio, e vedere quanto poi queste corrispondano a quello che effettivamente si è manifestato. Possiamo scrivere dei rituali che facciamo, quando li abbiamo fatti. Ecco, quello che consiglio è riportare sempre la data del giorno in cui queste esperienze si sono manifestate, che sono state canalizzate, riportare l'esperienza, tutto ciò che è legato ad essa, quindi per esempio se canalizziamo un'immagine, se questa era accompagnata da una particolare emozione, se era accompagnata da una particolare sensazione corporea, la nostra interpretazione di questa immagine. E tutte queste informazioni poi possono essere riviste nel tempo e ci possono aiutare a capire appunto quali immagini sono effettivamente frutto della nostra intuizione o quanto magari frutto del nostro lavorio egoico, quindi dell'ego, e ci permetterà quindi di distinguere messaggi intuitivi da altre forme di attività mentale che invece hanno poco a che fare con l'intuizione. Un'altra sezione che considero importante è proprio notare le sincronicità, e quindi quando per esempio siete magari, che ne so, entrate in una libreria e notate un libro che è particolarmente significativo per voi in quel momento, e poi magari uscite dalla libreria e notate, incontrate una persona che parla dello stesso libro o dello stesso argomento del libro, eccetera. Queste sono tutte sincronicità che fondamentalmente segnano un cammino che la vostra intuizione vi sta mostrando e che vi consiglia di seguire. Vedrete che l'uso anche quotidiano di un diario intuitivo aiuterà sicuramente la vostra sicurezza in voi, nelle vostre capacità intuitive, e riuscirà anche a darvi a segnalarvi un cammino che state seguendo. È uno strumento essenzialmente molto importante per capire come si manifestano i messaggi intuitivi per voi, per aiutarvi a interpretarli, per vivere la vostra intuizione, quindi seguire, diciamo, la vostra vera natura nelle scelte di tutti i giorni e aumentare la vostra sicurezza nelle vostre capacità intuitive. Bene, spero che questo video vi sia stato di aiuto. Se avete domande sul diario intuitivo e su che informazioni potete metterci, scrivete tranquillamente le vostre domande nei commenti. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!